Qualche giorno fa io e un mio amico videomaker stavamo parlando di una notizia che aveva letto e a cui faticava seriamente a credere. Ora ve la riassumo. Durante un'ospitata da Joe Rogan, Ben Affleck e Matt Damon hanno detto apertamente che il modo in cui oggi vengono scritti e prodotti film si è adattato al livello di attenzione del pubblico, soprattutto da quando adesso esiste lo streaming. E questo che cosa significa nella pratica? Che se prima un film aveva una classica struttura in tre atti e il momento in cui si investivano più tempo e risorse era il finale, oggi invece molti colossi dello streaming chiedono letteralmente una scena forte nei primi 5 minuti, un vero e proprio gancio, un vero e proprio hook, come quelli delle pubblicità o dei contenuti brevi a cui siamo abituati a vedere su TikTok e le altre piattaforme. Perché altrimenti che cosa succede? Che lo spettatore cambia semplicemente film. E non solo, sarebbe addirittura preferibile ripetere la trama del film più volte nei dialoghi, perché spesso le persone guardano questi tipi di film mentre stanno contemporaneamente utilizzando lo smartphone. Ora, probabilmente anch'io farei fatica a crederci se non avessi capito da tempo quanto lo smartphone abbia abbassato la nostra soglia dell'attenzione. Oramai è paragonabile a quella di un pesce rosso e, ragazzi, chiedo scusa ai pesci rossi. Io per primo faccio fatica a portare a termine un compito medio-lungo senza distrazioni quali notifiche, messaggi o quel bisogno quasi automatico di controllare il telefono per vedere se c'è qualche novità. Una dinamica molto simile a quella del gioco d'azzardo, cioè stimolo, attesa e gratificazione. Esiste uno studio del 2014 che io ho scoperto solo recentemente che dimostra una cosa abbastanza inquietante. Molte persone preferiscono darsi una scossa elettrica piuttosto che restare 15 minuti da sole con i propri pensieri, senza stimoli esterni. In altre parole, noi siamo programmati per tollerare pochissimo la noia ed è paradossale, perché in realtà è proprio la noia uno dei motori principali della nostra società. Esiste una forte correlazione tra l'avversione alla noia e la creatività e di percorsi neurali che attiviamo quando non siamo concentrati ad eseguire un singolo compito, un singolo task. Ma di questo, se siete interessati, ne parliamo subito dopo la sigla. Forza! Ok, partiamo da una premessa semplice. Il nostro cervello funziona principalmente in due modalità. La prima è la modalità focus, quella che utilizziamo quando siamo concentrati su un'unica attività, con l'obiettivo di apprendere o di performare al massimo. Ad esempio quando studiamo il capitolo di un libro. La seconda modalità invece è quella del pensiero libero o modalità di pensiero diffuso. Entra in gioco quando stiamo facendo altro, come ad esempio una passeggiata, una doccia o un'attività ripetitiva. È il momento in cui il cervello rielabora ciò che abbiamo vissuto, collega le idee, consolida le informazioni e crea ovviamente nuove connessioni. Quando non riceviamo stimoli esterni, la mente fa una cosa molto semplice, inizia a vagare ed è proprio quando si attua questo vagare che stimola la fantasia e la creatività. Il problema però nasce quando, invece di lasciare spazio a questo vuoto creativo, lo riempiamo continuamente di stimoli esterni, notifiche, video, storie, feed infiniti che continuiamo a scrollare, praticamente come sventolare un mazzo di chiavi davanti ad un bambino. E qual è il risultato? La nostra soglia dell'attenzione si abbassa, perché abbiamo trovato la nostra nuova droga, la ricompensa immediata. Pensate a quando da piccoli aprivamo una bustina di figurine, o più recentemente, ad esempio, una busta di carte Pokémon, o ad esempio le loot box nei videogiochi. Quell'emozione dell'incognito, dell'attesa, è praticamente serotonina e gratificazione. Beh, la stessa identica dinamica oggi si attiva quando scrolliamo un video a caso, apriamo le storie e controlliamo compulsivamente il telefono in cerca semplicemente di qualcosa di nuovo. Esiste un modo per evitare tutto questo? Beh, ragazzi, la mia risposta onesta è no, non possiamo contenerlo. Perché non possiamo contenerlo? Perché i social network e il loro funzionamento hanno letteralmente invaso la società, creando dinamiche che oggi sono difficili da smontare. Oggi diamo per scontato che chiunque abbia almeno un'applicazione di messaggistica o un social. Esempio WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok. Diamo persino per scontato che non sia più necessario sentire direttamente una persona con una telefonata. Basta, ad esempio, guardare una storia per comunicare il semplice sto bene. Cosa che, spoiler, in realtà è falsissima.
Io ancora, ad esempio, rompo le scatole telefonando o citofonando alle persone. Sono fatto così, sono nato in un'altra epoca. E ringrazio quella forza cosmica nell'universo che appunto mi ha fatto nascere in un'epoca completamente diversa. Ora, per darvi un esempio di tempi recenti, a Capodanno ero a fare aperitivo nel negozio di telefonia di un conoscente, un ragazzino che stava cambiando gestore proprio in quello specifico momento, gli va a spiegare che col suo nuovo piano avrebbe avuto 100 GB e chiamate ed SMS illimitati. E la risposta sapete qual è stata? Il ragazzo ha detto: che cosa sono gli SMS? Perché giustamente, ragazzi, chi nasce adesso conosce WhatsApp, punto, non sa che cosa sono gli SMS. Detto questo, qualcosa però in realtà possiamo farla. Vi condivido quello che sto cercando di fare ultimamente. Primo, cerco di limitare l'uso dei social ad orari ben precisi, che per me più o meno equivale da mezzogiorno all'1:30, poco prima di pranzo, e poi alle 19 fino ad ora di cena. Vorrei dirvi però che riesco sempre a rispettare questa regola, ma ragazzi, voglio anche essere onesto. Capita certe volte che alle 3 di notte probabilmente mi troviate online a mandare meme su WhatsApp agli amici. Sono fatto così. Poi, secondo invece, cerco di dedicare almeno 1 o 2 ore al giorno al movimento per fare passeggiate, corse o dei semplici allenamenti fisici. Serve per rientrare in contatto con il mio corpo, per entrare in contatto con l'ambiente e riappropriarmi dei miei pensieri. Terzo invece, provo a leggere o studiare almeno per 25 minuti al giorno. Ok, lo so, è poco, ma come si suol dire, la costanza batte l'intensità. Ed infine, fare esperimenti creativi e coltivare, diciamo, passioni artistiche, come potete vedere. Questo perché se devo scegliere qualcosa con cui distrarmi, preferisco sviluppare competenze ed esperienze, che trovo anche uno dei modi migliori per crescere come persona. Detto questo, ragazzi, sono molto curioso di sapere voi come siete messi per quanto riguarda la soglia dell'attenzione. Avete inventato, creato o provato tecniche per concentrarvi di più o per stimolare la fantasia? Se è così, scrivetemelo nei commenti, sono molto curioso di leggerlo. E se questo video vi è piaciuto, vi ha intrattenuto, fatto riflettere, potete mettere un like, iscrivervi al canale e condividerlo con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale. Con me si va, ci vedremo nel prossimo video. See you next.